Salve e bentornati. Questo tutorial è dedicato alla realizzazione di una cassettiera fatta interamente in cartone, salvo alcune parti che poi vedremo. Per non fare un video troppo lungo ho deciso di dividere il tutorial in due parti. In questa prima parte vedremo i montanti, i cassetti e le guide. Per iniziare il progetto è importante stabilire tre misure fondamentali per la cassettiera: l'altezza, la larghezza e la profondità. Queste dimensioni vanno scelte in base a ciò che intendete mettere nei cassetti o in funzione dello spazio disponibile in cui collocare la cassettiera. Nel mio caso l'altezza complessiva misura 69 cm, mentre la profondità è di 42 cm. Queste dimensioni sono le stesse della prima cassettiera realizzata per il laboratorio. Ho mantenuto quindi l'altezza e la profondità del mobile in cartone già realizzato, ma per la larghezza mi sono basato sullo spazio disponibile. La larghezza viene indicata nei disegni con LC. Inizialmente è una dimensione solo approssimativa, che verrà stabilita definitivamente e con precisione dopo aver fatto una serie di scelte. Le vedremo via via. Partiamo intanto dai montanti, che rappresentano la parte resistente della cassettiera. Per creare ogni montante è necessario sovrapporre più fogli di cartone e incollarli assieme. Ho deciso di usare 3 strati per ogni montante e secondo il progetto ciascuno di essi deve misurare 40,5 x 64 cm. È importante scegliere cartone robusto, preferibilmente a 2 onde piuttosto che a singola. Inoltre è fondamentale che la direzione dell'onda sia verticale. Per avere fogli grandi da 40,5 x 64 cm ho dovuto incollare più pezzi tra loro. Se volete dei suggerimenti su come fare fogli grandi di cartone mettendo assieme pezzi piccoli, vi consiglio di guardare il video che tratta questo aspetto in dettaglio. Sotto in descrizione trovate il link. Per ragioni di spazio e disponibilità del materiale, tutti e due i montanti sono stati fatti con cartone a doppia onda molto compatto, da circa 4 mm e non da 6-7 mm. Con una scelta di questo tipo si possono risparmiare oltre 1,5 cm di spazio, che su 25 circa disponibili non sono da buttare. Dopo aver incollato tutti gli strati con la colla vinilica, avrete un'informazione utile e certa per proseguire il progetto. Lo spessore SM dei montanti, nel mio caso vale circa 1,2 cm. Ovviamente l'incollaggio dei fogli di cartone viene fatto in modo da lasciare all'esterno le parti migliori e quelle che presentano il numero minore di giunzioni. Con una squadra verificate l'ortogonalità dei pezzi ottenuti. Come base per i cassetti ho scelto le scatole che Libraccio usa nelle sue spedizioni. Misurano esternamente circa 28,5 x 20 x 11,5 cm. Rispetto ad altre scatole usate dalla libreria online, queste, oltre ad avere le dimensioni adatte per il mio progetto, sono fatte con cartone a doppia onda. Partire da scatole o cassettine in cartone è semplicemente un modo molto furbo per procedere più velocemente e risparmiare tempo. Le scatole di libraccio hanno un fondo a chiusura automatica, ma questo sistema non va bene perché crea sovrapposizioni e ispessimenti del cartone, assolutamente non adatti per la base dei cassetti, che devono invece essere perfettamente piani e uniformi. Per questo motivo apro completamente la scatola e rimuovo interamente il fondo. Eliminare le parti che non servono è un'operazione che va fatta con attenzione. Conviene usare una squadra per essere certi di fare tagli diritti e ottenere così una scatola con tutti gli angoli retti. Questo pezzo non lo butto via, lo metto da parte. Mi sarà utile per completare il fondo. I cassetti hanno dimensioni diverse, quindi devo tenerlo presente quando definisco le linee di taglio. Questo che sto facendo ora è il cassetto più piccolo N1. Perciò lo faccio più basso rispetto all'altezza della scatola di cartone da cui lo ricavo. Per gli altri due cassetti N2 e N3 invece devo sfruttare al massimo l'altezza della scatola. In seguito, come vedremo,
Li allungherò un po' per adattarli alle mie esigenze. Fatti i tagli, il cartone che resta si può assemblare in una scatola che risulta aperta sia in sommità che su un lato corto. L'impressione è quella di avere solo mezzo cassetto. Il punto è che i cassetti devono misurare 39 cm e dunque servono 2 scatole di braccio per poter arrivare a questa dimensione. Ecco perché il lato corto è stato lasciato aperto. Prima di metter mano alla colla, in un montaggio di prova verifico se la scatola è ben fatta e ha gli angoli di 90 gradi. Con un pennello stendo la colla vinilica solo dove serve. Do forma alla scatola cercando di allineare le parti. Prima di lasciare che la colla faccia presa, controllo ancora una volta l'ortogonalità con la squadra. Se dovesse essere troppo storta, conviene aprire tutto e rifare il montaggio. Faccio la stessa cosa con l'altra parte. Stendo la colla, assemblo la scatola e controllo con la squadra. Conviene evitare eccessivi errori di ortogonalità, altrimenti si avranno grosse complicazioni con le testate e le guide. Osservate che entrambe le parti non hanno il fondo completo, quindi devo unire e al tempo stesso dare al fondo del cassetto uno spessore omogeneo. Per questa operazione recupero il cartone delle scatole di braccio che ho messo da parte. Ne ricavo 2 pezzi con uno spessore identico a quello del resto del cassetto. Incollo tutto con la solita colla vinilica. Alla fine ho ottenuto il mio cassetto da 39 cm. Controllo un'ultima volta gli angoli di ogni cassetto con la squadra. Ma a questo punto non dovrebbero esserci sorprese. Vale la pena trovare subito il lato corto migliore, cioè quello più diritto, perché sarà su questo che converrà incollare la testata quando sarà il momento. Per non dimenticarmene lo scrivo a matita. Per la cassettiera sono previsti 3 cassetti in tutto, ma ciascuno di diversa misura. N1 è a posto, mentre per N2 e N3 c'è ancora del lavoro da fare. Perciò, dopo aver preparato la scatola base, per i 2 cassetti bisogna portare le rispettive altezze ai valori di progetto, aggiungendo del cartone di spessore opportuno. Al contempo vengono anche irrobustite le pareti. Come già detto, il cassetto N1, il più piccolo, è stato ritagliato e assemblato direttamente con le dimensioni corrette. Perciò per completarlo non resta che rinforzarne i lati corti. Il cassetto N3 è notevolmente più grande rispetto agli altri 2. L'ho progettato in questo modo per poterci inserire i contenitori di colla vinilica da 1 litro e altri oggetti particolarmente alti. Il primo cassetto che ho realizzato è stato un disastro. Non ho tenuto sotto controllo l'ortogonalità ed è venuto storto. Talmente storto che ho dovuto rifarlo. All'inizio pensavo di compensare e correggere via via l'errore, ma poi mi sono reso conto che avrei fatto molta più fatica per magari ottenere un risultato comunque pessimo. Purtroppo però le scatole di braccio erano contate e per rifare il cassetto ho dovuto aspettare di averne altre 2. Per questa ragione il video ha subito un grande ritardo e ho potuto pubblicarlo soltanto ora. Perciò non dimenticatevi e non stancatevi mai di controllare l'ortogonalità dei cassetti, se volete fare un buon lavoro e ottenere un bel risultato. Prima di stabilire il valore effettivo di LC, la larghezza della cassettiera, che è anche la larghezza delle testate dei cassetti e delle mensole alveolate, bisogna pensare alle guide dei cassetti e ottenere la misura SG, cioè lo spessore delle guide. Le guide sono quei dispositivi che permettono ai cassetti di scorrere all'interno della cassettiera. Vengono incollati sia ai cassetti che ai 2 montanti. Sono realizzate in cartone, ma con l'aggiunta di un altro materiale. La parte che si usura facilmente è rivestita con un sottile strato di legno per aumentarne la resistenza.
Per rendere la soluzione semplice ed economica, ho pensato agli stecchini di gelato. Quindi SG corrisponde alla larghezza degli stecchini, che misura circa 1,5 cm. Gli stecchini si possono acquistare e sono piuttosto economici, altrimenti è possibile procurarseli a costo zero riciclandoli, se mangiate tanti gelati, tipo ghiaccioli. Tutte le guide sono lunghe quanto i cassetti, cioè 39 cm. È sufficiente ricoprire con gli stecchini un solo lato, ma per farlo devo metterne in fila un certo numero. Elimino la parte tonda degli stecchini per ottenere una superficie più uniforme e continua. Per risparmiare tempo, faccio questa operazione contemporaneamente su più elementi, tenendoli uniti con del banale scotch per carrozzieri. Utilizzando una squadra, traccio una linea retta di riferimento per guidare il seghetto. Metto il blocco di stecchini in un morsetto da banco e inizio a tagliare. Poi definisco il taglio con una lima. Ed ecco il risultato. Una volta incollati con la colla vinilica, gli stecchini rimangono saldi sulla guida, offrendo una superficie non solo più resistente all'usura, ma anche più adatta allo scorrimento, di quanto non possa esserlo il cartone ondulato grezzo. Tuttavia suggerisco alcuni accorgimenti per i piccoli gradini, che potrebbero formarsi tra uno stecchino e l'altro, se non sono perfettamente allineati. Questi gradini potrebbero causare leggeri ostacoli o resistenze nel movimento dei cassetti. Se si verifica questo problema, basta eliminarlo con una lima. Inoltre si può creare un profilo inclinato sugli ultimi stecchini, sempre con una lima, in modo che le guide possano superare facilmente eventuali piccoli ostacoli in rilievo. Consiglio infine di fare delle prove per assicurarsi che le guide scorrano senza problemi. Ecco qui pronte tutte le guide. Come vedete ce ne sono di dimensioni diverse, perché, come ho già detto, i 3 cassetti della cassettiera che sto realizzando non hanno le stesse dimensioni. Più grande è il cassetto, più alte sono le guide. Più grande è un cassetto e più cose può contenere. Più pesante diventa un cassetto, più carico dovranno sopportare le guide. E dunque, guide più alte sono guide con una superficie maggiore di incollaggio, capaci pertanto di una resistenza superiore. Inizio incollando la prima coppia di guide sui rispettivi cassetti. La principale preoccupazione nell'incollare le guide è assicurarsi che siano orizzontali. Il modo più semplice per farlo è sfruttare il piano di lavoro. Per questo rovescio il cassetto e incollo la guida facendola coincidere con il bordo superiore della scatola. Faccio la stessa cosa con il cassetto N2 e il cassetto N3. Dopo aver fissato le prime coppie di guide sul cassetto, devo posizionarne altri 2. Queste ultime impediscono al cassetto di rovesciarsi quando viene aperto quasi del tutto. La distanza tra le 2 guide è calcolata in modo da permettere il passaggio di una terza guida, che verrà applicata ai montanti e consentirà lo scorrimento dei cassetti nella cassettiera. Come anticipato, il tutorial si completa e conclude con la seconda parte, che tratterà i seguenti argomenti: le testate dei cassetti, le mensole alveolate e l'assemblaggio finale.